Buongiorno a tutti, io sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Oggi vedremo una parola enigmatica che richiama alla mente scenari terrificanti e presagi sinistri, ma che ha in realtà un significato del tutto inaspettato. Qualche idea di che parola si tratti? Scopriamola insieme. Di fronte a una catastrofe o a un evento disastroso, siamo sempre pronti a scomodare l'Apocalisse. Che finimondo, che Apocalisse! La parola Apocalisse viene creata con un velo di mistero dalla lingua greca, che accoppia con incisività singolare una preposizione che prevede un allontanamento, una rimozione, e un verbo che da sempre ha il compito di coprire e di nascondere. La preposizione è apo, che significa lungi da, lontano da. Il verbo è kalupto, che vuol dire avvolgere, coprire, oscurare, celare, nascondere. Apocalisse sta per rimozione di ciò che copre, di ciò che nasconde. Il togliere un drappo per mostrare cosa c'è dietro. Apocalisse significa quindi rivelazione. Apocalisse di Gesù il Cristo si chiama l'ultimo libro del Nuovo Testamento, scritto dall'Apostolo Giovanni alla fine del I secolo d.C. In quel periodo la comunità cristiana di Efeso e dell'Asia, quella dell'Evangelista Giovanni, versava in condizioni pietose. Aveva subito le persecuzioni di Nerone e temeva quelle di Diocleziano, che imponeva obbedienza e adorazione. Era divisa all'interno da scuole di pensiero diverse. Era in contrasto coi giudei che vedevano i cristiani come eretici e con la mentalità greca, filosofica e magica. Insomma, mentre il Cristo era morto e risorto dopo la Pasqua e regnava sul mondo in attesa che tutti i suoi nemici finissero schiacciati sotto i suoi piedi, le comunità cristiane stavano vivendo momenti di grande instabilità e disagio e dovevano essere rassicurate. Fin dai tempi di Adamo, la misericordia divina era intervenuta per guidare l'uomo verso la salvezza. Ma adesso che Gesù era morto e risorto, cosa sarebbe successo? Il male imperversava dappertutto, anche se Gesù regnava. E poi sulla terra regnava l'imperatore. Come conciliare le due cose? Giovanni, in esilio nell'isola di Patmos, ha allora una visione di Dio e, comandato da lui, scrive l'Apocalisse, con l'intento di consolare e incoraggiare la sua comunità, di rivelare chi sia Gesù Cristo e il suo ruolo nella guida del mondo. Giovanni rivela che al di là del drappo c'è chi ha il controllo di quello che sta accadendo e non siamo lasciati soli in balia di forze inspiegabili. Bisogna resistere, e anche se il testo dell'Apocalisse è oscuro e simbolico, con riferimento ai 7 sigilli o ai 4 cavalieri dell'Apocalisse, mai si intende descrivere una prossima fine del mondo, con tanto di peste, guerre, carestie e morte. E allora, ogni volta che citiamo l'Apocalisse in occasione di un avvenimento sconvolgente, torniamo a riflettere ancora per un istante sull'origine della parola, che da tempi antichissimi è lì a rassicurarci, a spronarci a resistere con quell'atto misericordioso di scoprire quello che finora c'era tenuto nascosto, di svelare quel segreto che ci darà coraggio, di renderci partecipi di una sacra rivelazione.